Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Cafergot Pharmetide SRL. Ultimo aggiornamento. 16 marzo 2022. Cos'è Cafergot? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cafergot durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Cafergot? Cafergot è un farmaco a base del principio attivo ergotamina più caffeina, appartenente alla categoria degli alcaloidi dell'ergot e nello specifico alcaloidi della segale cornuta. È commercializzato in Italia dall'azienda Pharmetide SRL. Cafergot può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Cafergot 1 mg più 100 mg 20 compressi Cafergot 2 mg più 100 mg 5 supposti. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Andi Pharm Ltd concessionario. Pharmetide SRL ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe C principio attivo. Ergotamina più caffeina gruppo terapeutico. Alcaloidi dell'ergot forma farmaceutica. Compressa indicazioni trattamento dell'attacco acuto di emicrania con o senza aura. Cefalea di tipo emicranico, esempio cefalea istaminica. Cefalea vasomotoria. Cefalea da tensione nervosa. In caso di tensione emotiva, tensione adache. Posologia Cafergot va assunto alla comparsa dei primi segni di un attacco incumbente. Posologia adulti primo attacco. 2 compresse o 1 supposta. Se dopo mezz'ora non si osserva alcun miglioramento, somministrare 1 compressa o mezzo supposta. Questa posologia può essere ripetuta ogni mezz'ora, senza superare la dose massima giornaliera di 6 compresse o di 3 supposte. Se si verificano attacchi successivi, la dose iniziale può essere aumentata a 3 compresse o 1 supposta e mezzo in dose singola, a seconda della dose totale richiesta negli attacchi precedenti. Se il dolore persiste, assumere 1 compressa o mezzo supposta ad intervalli di mezz'ora fino alla dose massima settimanale di 10 compresse o di 5 supposte. Dosaggi massimi raccomandati. Dosaggio massimo per attacco o per giorno. Dosaggio massimo settimanale adulti 6 compresse o 3 supposte 10 compresse o 5 supposti. I dosaggi massimi raccomandati non devono essere superati e la somministrazione di ergotamina non deve avvenire a intervalli inferiori ai 4 giorni. Vi è una notevole variabilità tra gli individui nella sensibilità all'ergotamina. Si deve quindi esercitare prudenza nella scelta della dose terapeutica ottimale per il singolo paziente, che non darà luogo ad effetti indesiderati, sia acuti che cronici. Se è richiesto un trattamento supplementare per l'emicrania, si deve evitare l'uso di qualsiasi preparazione contenente ergotamina, dihidroergotamina o sumatriptan o altri agonisti dei recettori della 5-idrossitriptamina, 5-HT1, vedere paragrafi 4, 3 e 4, 5. Anziani. Non sono stati condotti studi in pazienti anziani e 65 anni di età. Cafergot non è raccomandato nei pazienti di età superiore ai 65 anni. Compromissione renale. Cafergot è controindicato nei pazienti con compromissione renale grave, vedere paragrafo 4, 3. Compromissione epatica. Cafergot è controindicato nei pazienti con grave compromissione epatica, vedere paragrafo 4, 3. I pazienti con lieve o moderata compromissione epatica, soprattutto i pazienti con colestasi, devono essere adeguatamente monitorati, vedere paragrafo 4, 4. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia non sono state stabilite nei pazienti pediatrici. Cafergot non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni. Modo di somministrazione. Per somministrazione orale. Per somministrazione rettale. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi, ad altri alcaloidi della segale cornuta, o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Gravidanza e allattamento, vedere paragrafo 4, 6. Malattie vascolari periferiche, ipertiroidismo, angiopatie obliteranti, affezioni coronariche, ipertensione non sufficientemente controllata, stati settici, shock.
gravi disfunzioni epatiche e renali, arterite temporale, emicrania emiplegica o basilare. Trattamento concomitante con antibiotici macrolidi, inibitori della proteasi o della trascriptasi inversa di HIV e altri medicinali usati per l'infezione da HIV, inibitori della proteasi di HCV, antimicotici azolici, vedere paragrafo 4-5. Trattamento concomitante con vasocostrittori, inclusi alcaloidi della segale cornuta, triptani ed altri agonisti del recettore 5-HT1, vedere paragrafi 4, 2 e 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Cafergot è indicato solo per il trattamento dell'attacco acuto emicranico e non per la prevenzione. Date le sue proprietà vasocostrittrici, l'ergotamina può causare un'ischemia miocardica o, in rari casi, infarto. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazioni correlate con l'ergotamina tartrato. Associazioni controindicate potenti inibitori del CYP3A4. L'impiego simultaneo di inibitori del citocromo P450-3A, CYP3A e Cafergot deve essere evitato. Vedere paragrafo 4-3, poiché questo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Cafergot insieme ad altri farmaci come Alozof, Aptilus, Atazanavir Accord, Atazanavir Krka, Atazanavir Milan, Atazanavir Sandoz, Aurantin, Aviflucox, Canacid, Carbamazepina EG, Clamodin, Claritrol, Claritromicina Accord, Claritromicina Almus, Claritromicina TAN, Claritromicina Alter, Claritromicina Doc generici, Claritromicina EG, compressa rivestita, Claritromicina EG Stada, Claritromicina HCS, Claritromicina Exal, Claritromicina ICMA, Claritromicina Milan Generics, Claritromicina Pensa, Claritromicina Sandoz, Claritromicina Sandoz GmbH, granulato, Claritromicina San, Claritromicina San Pharma, Claritromicina Teva, Claritromicina Zentiva, Clarmac, Cortiflural, Crinozol, Dactarin, capsula molle, Dactarin, crema, Dactarin dermatologico, Dactarin, gel, Darunavir Accord, compresse rivestite, Darunavir Aurobindo, compresse rivestite, Darunavir Dr. Redis, compresse rivestite, Darunavir G, Darunavir Krka, compresse rivestite, Darunavir Milan, compresse rivestite, Darunavir Sandoz, compresse rivestite, Darunavir Zentiva, Decoderm, Diflucan, capsula, Diflucan, polvere, Diflucan, soluzione, uso interno, dintoina, dintoinale, dizolo, elazor, eritromicina idi, crema, soluzione, eritromicina idi, gel, eritromicina lattobionato Fisiofarma, Evotax, fenitoina ICMA, fluconazolo ABC, fluconazolo Accord, fluconazolo Almus, fluconazolo Aurobindo, fluconazolo B. Brown, fluconazolo Bioindustrial IM, fluconazolo Doc generici, fluconazolo EG, fluconazolo Galenica senese, fluconazolo Exal, fluconazolo ICMA, fluconazolo Cabi, fluconazolo Milan, fluconazolo Pensa, fluconazolo Ratiofarm, fluconazolo Sandoz, fluconazolo San, fluconazolo Zentiva, flucostinol, fluchimex, flumicon, flumos, fluores, fungus, gamibeta complex, gardenale, gemiflux, gevoia, itraconazolo doc generici, itraconazolo EG, itraconazolo Milan generics, itraconazolo Sandoz, itraconazolo Teva, itragerm, caletra, compresse rivestite, caletra, soluzione, chetoconazole HRA, chetonova, chiscali, clacid, compressa rivestita, granulato, clacid, polvere, clacid RM, Clyder, Clurenis, Cruclar, lauromicina, Lefunzol, Lopinavir Ritonavir Accord, Lopinavir Ritonavir Milan, Loramic, Lucandiol, Luminale, compressa, Macladin, compressa rivestita, Macladin, compressa rivestita, granulato, Macladin, polvere, Miconal, crema, Miconal, crema, polvere, Miconal, lavaggio barra bagni, Miconal, ovulo, Miconix, Micotef, crema, Micotef, crema, ovulo, Micotef, gel, Micotef, soluzione, Muches, Misoline, Nervaxon, Nixacol, Nixodue, Nixoral, crema, Nixoral, shampoo, Norbir,
compressa rivestita, Norbir, polvere per sospensione, Noxafil, compressa gastroresistente, Noxafil, sospensione, posaconazolo Accord, posaconazolo Acl, posaconazolo EG, posaconazolo EG Stada, posaconazolo Fresenius Kabi, posaconazolo Milan Pharma, posaconazolo Milan, posaconazolo Sandoz, posaconazolo Teva, Previmis, compresse rivestite, Previmis, polvere per soluzione, Prevzista, compressa, Prevzista, sospensione, Prelagin, crema, emulsione, Prelagin, crema, Reatax, capsula, Rizolsta, Rifadin, Rifater, Rifina, Riflax, Rifocin, Ritonavir Milan, Ritonavir Sandoz, Soriclar, compressa rilascio modificato, Soriclar, compressa rivestita, Spendor, Sporanox, capsula, Sporanox, soluzione, Stribild, Sintuzza, Tedim, Tegretol, Telzir, compressa rivestita, Telzir, sospensione, Trazer, Triasporin, capsula, Triasporin, soluzione, Trimicos, Viclam, compressa rivestita, Viclam, compressa rivestita, granulato, Viclam, polvere, Vend, compressa rivestita, compresse rivestite, Vend, polvere, boriconazolo Accord, boriconazolo Aristo, boriconazolo Aurobindo, boriconazolo DRRDIS, boriconazolo Hibiscus, boriconazolo Milan, boriconazolo Sandoz GmbH, boriconazolo Sandoz, boriconazolo Teva, Vinc, Vinclar, Zamizol, Zerfun, Zinerit, Zoloder, Zidelig, compresse rivestite, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Cafergot durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cafergot durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Cafergot è controindicato in gravidanza poiché l'ergotamina ha effetto ossitocico e vasocostrittore sulla placenta e sul cordone ombelicale, vedere paragrafo 4.3. Studi in modelli animali hanno evidenziato una tossicità, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Pazienti con storia di vertigini, altri disturbi del sistema nervoso centrale o disturbi della vista non devono guidare veicoli o utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Le seguenti reazioni avverse sono state derivate da studi clinici e dall'esperienza post-marketing con Cafergot attraverso segnalazioni spontanee e casi di letteratura. Possono comparire altri segni e sintomi da vasocostrizione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi: nausea, vomito, sonnolenza, confusione, tachicardia, vertigini, depressione respiratoria, ipotensione, convulsioni, shock, coma, sintomi e complicanze dell'ergotismo. L'ergotismo è definito come un'intensa vasocostrizione arteriosa che causa segni e sintomi di ischemia vascolare delle estremità come intorpidimento, formicolio e dolore alle estremità, cianosi, assenza di polso e, se si lascia degenerare la condizione senza intervenire, possibile gangrena. Inoltre l'ergotismo può anche evolvere in segni e sintomi di ischemia vascolare di altri tessuti come il vasospasmo renale o cerebrale. Molti casi di ergotismo sono associati ad avvelenamento cronico o da sovradosaggio, vedere paragrafo 4.4. Trattamento. In caso di farmaco ingerito oralmente, è consigliata la somministrazione di carbone attivo. In caso di ingestione molto recente, può essere considerata la lavanda gastrica. Il trattamento deve essere sintomatico. Per quanto riguarda il vasospasmo periferico, ricorrere alla somministrazione endovena di vasodilatatori come il nitroprussiato sodico, fentolamina o dibralazina, al riscaldamento dell'area affetta ed un continuo monitoraggio per prevenire danni ai tessuti. In caso di costrizione coronarica dovrebbe essere iniziato un appropriato trattamento come la nitroglicerina. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiemicranico. Codice ATC N02CA52. Cafergot contiene ergotamina più caffeina. L'ergotamina, alcaloide della segale cornuta, agisce mediante un'azione vasotonica sulle arterie extracraniche dilatate. L'ergotamina può causare vasocostrizione stimolando i proprietà farmacocinetiche ergotamina assorbimento. Studi condotti utilizzando ergotamina marcata hanno dimostrato che il 62% di una dose orale è assorbita dal tratto gastrointestinale.
I picchi plasmatici sono raggiunti circa 2 ore dopo, dati preclinici di sicurezza tossicità acuta. Studi di tossicità acuta effettuati con l'associazione ergotamina più caffeina nelle stesse proporzioni delle due forme farmaceutiche hanno mostrato risultati sovrapponibili in tutte le specie animali e per elenco degli eccipienti Cafergot 1 mg più 100 mg compresse. Acido tartarico, magnesio stearato, pigmento ossido ferro giallo, talco, amido di mais, cellulosa microcristallina. Cafergot 2 mg più 100 mg supposte. Acido tartarico, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.